Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, la lettura di oggi è un approfondimento della lettura generale che è già uscita, la trovate online nella playlist nella sezione dell'oroscopo annuale stagionale e questo è un approfondimento per quello che riguarda le energie del prossimo semestre sulle relazioni e gli affetti. Prima di iniziare vi informo che dalla data di pubblicazione del video fino al 31 di luglio è attiva la promozione sulla lettura semestrale, dove appunto farò una lettura come quella che ho già pubblicato, quella con la copertina azzurra per capirci, e avrete la possibilità di approfondire una linea, quindi potrà essere la crescita spirituale piuttosto che le relazioni e gli affetti, piuttosto che il lavoro o l'economia. Se volete maggiori informazioni mi potete contattare all'indirizzo che vedete qui. In più vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Bene ragazzi, partiamo con il 7 di spade, il 7, 2, 7. 7 di spade, 7 di bastoni, asso di denari al contrario, torre al contrario e 2 di spade. Beh, devo dire che non lo sento un periodo proprio così leggero, se ve la posso dire tutta. Adesso poi andiamo a vedere le specifiche, però 7 di spade è una carta che parla di proiezioni, di bugie, anche di avidità. E il 7 di pentacoli, scusate, il 7 di bastoni è una carta che indica che state cercando di difendere i vostri spazi o di difendere le vostre idee. Poi andiamo a vedere dopo di che cosa si tratta meglio con questo 7 di spade. Sta di fatto, ragazzi, che vi sento parecchio sulla difensiva. In più, poi, vedendo questo asso di pentacoli e la torre al contrario, ho come la sensazione che qui ci debba essere, perché la torre è una rottura e l'asso è un inizio. È come se ci fosse un cambio che avete bisogno di fare, che siete sul punto di fare o che state pensando di fare, perché il 2 di spade è la carta del bivio, del dubbio, è una carta che vi porta a essere introspettivi, ad autoanalizzarvi anche. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo con questo 7 di spade. Dieci di spade imperatrice. Ragazzi, per qualcuno si tratta di, diciamo, un tipo di ideale, una proiezione, un'attitudine, perché potrebbe anche essere l'attitudine dell'avidità, perché è proprio quello che esprime questo 7 di spade, legata a una persona o a qualche tipo di questione pratica, perché, cioè materiale, perché vi ricordo che comunque l'imperatrice parla di potere materiale. Però abbiamo anche un 10 di spade, come se ci dovesse essere una fine ciclo. Anche qui avete una fine ciclo, eh? Per qualcuno si tratta, ragazzi, di tagliare con le bugie o che si sono raccontate alla propria madre o che ci ha raccontato la madre. Cioè, non perché in questo caso magari la mamma abbia voluto raccontarvi delle bugie per nascondervi qualcosa, ma semplicemente quando la persona stessa non vede certe realtà non è neanche in grado di comunicarle. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo un 5 di pentacoli, il carro, un 2 di spade nuovamente e la carta del sole. Qui ragazzi ho come la sensazione che stiate difendendo
può essere una posizione che avete preso, ma perché avete questo 5 di pentacoli? È come se riusciste a vedere solo le cose da quel punto di vista lì. 5 di pentacoli è una carta di delusione, è una carta di perdita, molte volte materiale, molte volte parla di perdere la fiducia, ed è come se fosse ad un bivio, però con la carta del sole sento che è un qualche cosa che può far riferimento anche al bambino interiore o a dei bambini. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Temperanza e 7 di bastoni nuovamente. Guardate, ho come l'idea che per qualcuno sia una questione intorno ai figli. Se per caso siete in una fase di magari bassa energetica a livello di coppia, è come se qualcuno pensasse di non poter far diversamente a causa dei figli. C'è un problema di movimento qui, cioè si è in una situazione di carenza con questo 5 di pentacoli e poi c'è il carro, quindi o ci si vuole spostare da questa situazione, e si sta facendo di tutto per muoversi da questa situazione, ma può essere che ci sia una sorta di dubbio, perplessità, insicurezza per quello che riguarda magari i figli. Se per esempio vi volete spostare di città perché siete in una fase dove vi state separando dal vostro partner o dalla vostra partner, è come se vi faceste venire il dubbio che spostarvi non sia esattamente la scelta giusta, non per voi ma per i figli, perché magari sareste più lontani dal o dalla partner, sarebbe più difficoltoso per loro frequentare l'altro genitore. È come se vi faceste un po' di scrupolo perché sacrificate comunque il tempo del figlio con la controparte, ecco. Andiamo a vedere questa torre. 5 di coppe, re di coppe. Ragazzi, qui c'è un 5 di denari e un 5 di coppe. Sono due carte di delusione. Questa è un po' più di perdita materiale, questa è un po' più di perdita affettiva, però comunque c'è una sorta di sensazione di perdita. E tenete presente che c'è anche la torre, quindi ci potrebbe essere la perdita. Allora, per qualcuno si tratta di un'amicizia, per qualcun altro diciamo un'amicizia intima, ok? Non vuol dire che perderete la persona, ma per molte persone ci potrebbe essere una sorta di pentimento o di rammarico inerente alla situazione con questa persona, o potrebbe esserci, sì, una sorta di, diciamo, chiusura o di una determinata questione in relazione a questa persona. Vi dico, avete anche il 7 di spade all'inizio e qui c'è qualche verità che viene a galla. Il 7 di spade è una carta che indica anche avidità. Quindi vi dico, dipende se per voi è una questione che riguarda la famiglia piuttosto che i figli, piuttosto che magari gli amici. Andiamo a vedere il 2 di spade. Regina di spade e 9 di bastoni. Allora, il 2 di spade di solito parla di un bivio, di un momento di riflessione per capire che cosa fare, un momento di introspezione. E qui con la regina di spade e il 9 di bastoni, sento che parlano di rigidità, muri, ed è un po' come il abbasso il muro o per me è giusto
erigere ancora di più questo muro, cioè mantenerlo fermo, perché qui comunque siete in una fase dove vi state difendendo dalle persone che avete intorno. Qualcuno sento che è deluso dal tipo di realtà che sta vivendo, vorrebbe andarsene, vorrebbe esplodere fondamentalmente, però c'è qualche tipo di questione che vi tiene legati lì. Può essere legati ai figli, può essere legato a un progetto, ehm, o a qualche tipo di ideale di carenza che avete voi. Cioè tipo, non lo so, se avete per esempio scarso amor proprio è come dire da solo o da sola non ce la faccio, potrebbe essere semplicemente una delusione o cose di questo genere, però semplicemente perché in questo momento siete in una fase un po' buia, un po' cupa. In realtà normalmente ci sono, cioè l'universo ci manda le prove che possiamo sostenere, ok? E poi ricordatevi che avete la stella parla di nuovi obiettivi. Parla di capire anche che cosa è più in allineamento con la vostra anima. Dunque ragazzi, allora se siete in coppia, devo dirvi che non sarà proprio tutto rose e fiori. Io ve lo dico così inizierete già a capire come poter gestire certe situazioni. Ma il punto è che siete voi che siete un pochettino spinosi, siete con le barriere comunque alzate. La regina di spade indica una sorta di rigidità anche per qualcuno. Probabilmente siete in una fase introspettiva per capire che direzione prendere, che direzione dare magari anche alla coppia, alla vostra relazione, se magari è il caso di andare al passo successivo, insomma. Se siete single, vi dirò che, ragazzi, potreste conoscere una persona, ma ho come la sensazione che non... cioè sarà come una conoscenza che all'inizio non vi desterà molto entusiasmo. Anzi, io credo che potrebbe essere una persona che proprio voi neanche considerate come, come un o una potenziale partner, ma perché siete voi che siete in questa fase di repulsione. Però vi dico che se lavorate su voi stessi, sulle vostre rigidità, sulle vostre barriere, sul fatto che siete pungenti in questo secondo semestre, ho come la sensazione che potrebbe nascere qualche cosa con questa persona. Vi dico, non è un periodo fecondo per far nascere nuove relazioni idilliache, ma perché voi avete un carattere particolarmente, una situazione che vi porta ad avere un carattere particolarmente pungente in questa seconda fase del 2023 e quindi cioè, è un po' come dirvi, ok, io emano questo tipo di energia, che energia posso incontrare? Se voglio un amore, una relazione in luce, devo prima guarirmi, devo prima girare questa temperanza fondamentalmente, riportare equilibrio, affrontare un processo di guarigione, di elevamento anche vibrazionale. La carta della sera è sempre quella carta che parla anche di canalizzazioni, di intuito, parla anche di subconscio e il lasso di denari normalmente è un dono. È come se dovesse semplicemente rivalutare certi aspetti della vostra relazione o vita affettiva, perché in realtà non è poi così male, ma siete voi che siete tanto in questa fase di vibrazioni down, di vibrazioni basse col 5 di pentacoli e il 5 di coppe. Poi avete carte di difesa, carte di lotta. Puntate un obiettivo. Capite qual è il vostro obiettivo? Tenete presente che qui avete anche il carro. Come se a un certo punto vi si presentasse sì, una scelta, un bivio e vi si aprisse una fase introspettiva che vi dà la possibilità di capire meglio. Andiamo a vedere un oracolo, amici dei pesci. Andiamo a vedere che cos'altro riesco a dirvi per darvi qualche informazione in più. Questa
Questa carta deve uscire che devo dire che è uscita tanto. Oggi mi impappino. Allora, è una carta numero 20 che nei tarocchi parla di giudizio, la carta numero 20, e parla di segreti, ok? Qui abbiamo 7 di spade, che parla di bugie, di verità non dette o di mezze verità. Parla di sensi e qui abbiamo la carta della stella, l'ipersensibilità, la ricettività, parla di informazioni e linguaggio del corpo. È un po' come se vi dicessero di... rivedo un po' l'energia dell'appeso, no? Perché sapete che il serpente cambia pelle, questo proprio fa riferimento alla pelle del serpente. Quando vedo questa immagine a me viene sempre in mente la Kundalini e i chakra. È un po' come riallinearsi con le nuove informazioni che vi arriveranno. Vi ho detto, no, che la stella parla di canalizzazione di idee, di informazioni che arrivano, ed è proprio questo. Andiamo a vedere ancora una meditazione. Wow! Eleva la tua coscienza e realizza d'essere senza età, giovane come il tempo e vecchio come l'eternità. Se vivi pienamente e meravigliosamente nel qui e ora, eternamente presente, sei sempre giovane come il presente. Costantemente rinasci in spirito e in verità. In questa vita spirituale non puoi rimanere statico. Ragazzi, la vita è cambiamento e quando arrivano i momenti torre è perché siamo noi che non vogliamo cambiare e l'universo ci manda letteralmente qualche prova per obbligarci a cambiare. Bene, cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi per il secondo semestre del 2023. Spero che la lettura comunque vi sia stata utile per capire come navigare meglio le prossime energie. Se sì, potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare. Se invece volete sostenere attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che l'abbonamento è diviso in 2 fasce. La fascia più bassa è semplicemente un supporto al canale, mentre la fascia più alta di prezzo vi dà l'accesso ai video di crescita personale e spirituale. Giusto per spiegare brevemente, il percorso individuale sulle credenze limitanti è una parte di quello che sto mano a mano spiegando nella sezione degli abbonamenti, ok? Bene, detto questo, io vi auguro una seconda parte del 2023 splendida, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!